Buongiorno. In questa pillola affronteremo un tema particolarmente caldo, ovvero quello del voto elettronico come diritto di cittadinanza digitale. Un percorso, quello di riconoscimento del voto elettronico nell'ambito del novero dei diritti digitali in Europa e in Italia, che è stato particolarmente lungo, anche frastagliato a livello di interventi del legislatore, e cercherò di fare un attimo chiarezza per poi arrivare a raccontarvi lo status quo, quindi lo stato dell'arte oggi nel nostro paese, sotto il profilo appunto di un oramai quasi del tutto, potremmo dire, riconosciuto e valorizzato diritto di partecipazione democratica del cittadino italiano anche tramite lo strumento del voto elettronico. Volendo partire dall'Europa e non volendo ovviamente perderci in eccessive citazioni del passato, riterrei opportuno citare essenzialmente la comunicazione 118 del 2021 dal titolo 2030 Digital Compass. In particolare la Commissione europea con questa comunicazione ha presentato gli indirizzi per la trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030. Tra questi obiettivi l'Unione ha inserito anche quello di garantire entro la data che vi ho appena detto la vita democratica e i servizi pubblici online che siano ovviamente completamente accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità, anche attraverso il voto elettronico, cosa che a dire della comunicazione incoraggerebbe una maggiore partecipazione dei cittadini sicuramente alla vita democratica. Questo possiamo dire è l'odierno impianto a livello europeo. In Italia dobbiamo necessariamente richiamare come normativa di riferimento il codice dell'amministrazione digitale, il decreto legislativo 82 del 2005. Varie modifiche hanno interessato il CAD nel corso degli anni. Citerei la legge 124 del 2015 che all'articolo 1 parlava esattamente del concetto di cittadinanza digitale e ha condotto anche alla rinominazione di una sezione del codice dell'amministrazione digitale, la sezione seconda, oggi intitolata appunto Carta della cittadinanza digitale. All'interno di questa sezione un articolo è molto importante per il discorso che stiamo facendo sul voto elettronico, ovvero l'articolo 9. Nell'articolo 9 infatti vi è scritto che i soggetti come le pubbliche amministrazioni devono favorire ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche i residenti all'estero, al procedimento democratico e per facilitare quindi l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti. Come vediamo l'articolo 9 è strategico ai fini di una partecipazione democratica elettronica sempre più riconosciuta nel nostro ordinamento. Recentemente l'AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, ha anche approvato una guida ai diritti di cittadinanza digitale che attendevamo da alcuni anni, e all'interno di questa guida dei diritti di cittadinanza digitale, che dovrebbe essere conosciuta da tutti i cittadini nel nostro paese, cosa che ancora però non è, anche perché parliamo di una pubblicazione della guida avvenuta il 9 marzo del 2022, dicevo che all'interno di questa guida si può comunque leggere a caratteri abbastanza chiari che essere cittadini digitali oggi significa avere, tra le varie cose, anche la possibilità di esercitare la cittadinanza attiva, ovvero partecipare alle politiche pubbliche e al dialogo democratico. Ovviamente tutto declinato sempre al digitale, perché di quello stiamo parlando. In questo quadro si innesta sicuramente la soluzione Eligo, perché si configura come uno strumento facilitativo nel raggiungimento degli obiettivi dettati dall'articolo 9 del codice dell'amministrazione digitale e anche per l'affermazione di quanto poi meglio chiarito con la guida ai diritti di cittadinanza digitale dell'Agid del marzo scorso, e anche ovviamente per il raggiungimento di un consapevole esercizio della cittadinanza digitale. Eligo quindi come soluzione sicuramente a norma sotto questi profili, ma in realtà più che a norma direi particolarmente
ben sviluppata per il raggiungimento di una reale cittadinanza digitale europea e italiana, che sempre più si sta affacciando e rafforzando all'orizzonte nazionale, ma anche internazionale. Buongiorno. Siamo sempre stati degli attenti osservatori di un pubblico sempre più esigente, ferrato sul piano tecnologico e proiettato ad un futuro a lungo termine dove i processi digitali diventano un aspetto centrale della democrazia rappresentativa. Abbiamo quindi sviluppato negli anni Eligo, una piattaforma cloud di voto elettronico, online e legale, sicura e GDPR compliance. Grazie al lavoro continuo, le collaborazioni con DPO e giuristi come le persone di Liquid Law. Eligo nasce quindi dalla visione di favorire un'affermazione del diritto di voto e intende essere una tecnologia per l'applicazione di processi decisionali, partecipati e online. Inoltre, poiché come premesso da Marco Mancarella è diritto di chiunque usare in modo accessibile ed efficace le tecnologie, il driver di sviluppo, oltre alla sicurezza e privacy, è certamente l'accessibilità, la semplicità d'uso, che rende Eligo una soluzione di voto digital democratica e inclusiva.